Cari amici di Media Boarding, salve a tutti e welcome to our friends around the world. E questa volta il benvenuto, pensate un po', ve lo diamo dalla California centro-settentrionale. Siamo infatti nella Sierra Nevada e in particolare sulle rive del Lake Tahoe. Pensate un po', è il secondo lago alpino più alto del mondo, 1897 metri di quota, posizionato esattamente sulla linea di confine tra California e Nevada, quindi due stati degli Stati Uniti d'America, molto diversi tra loro, ma estremamente interessanti. È un lago particolare, offre molte occasioni di sport, offre molte occasioni per l'hiking, quindi per le escursioni a piedi. Qui la gente viene per pescare, quindi viene per visitare questo panorama incredibile, viene anche per la grande tranquillità che alla fine offre, come possiamo testimoniare noi stessi. Naturalmente la gente fa anche il bagno, quindi nuota nel lago, forse questo non ve lo consigliamo proprio in pieno perché l'acqua è veramente molto fredda. C'è da dire molto ancora, soprattutto di tipo così, insomma, di gossip e di curiosità su questo lago che, lo ricordiamo, è a quasi, come dicevamo prima, a quasi 2000 metri di altezza. Pensate, la superficie è quasi 200 miglia quadrate e per fare tutto il giro ci vogliono oltre 3 ore sulle strade, anche se sono strade di montagna, ma comunque molto ben tenute. Da aggiungere che è un po' la Beverly Hills che è di montagna questa, perché i nomi che ci vengono in mente non sono tutti, ma sono tantissimi. Pensiamo ai grandi cantanti e musicisti, molti musicisti del passato, come Frank Sinatra, come Sammy Davis Jr., come nell'attualità, insomma, persone che tuttora fanno concerti in giro per il mondo, come Alanis Morissette, come Cher, personaggi veramente particolari e interessanti come Leonard Nimoy, ovvero il famoso Spock di Star Trek, che non solo si è costruito la casa, ha anche attrezzato un vero e proprio studio cinematografico dove faceva anzi, perché purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, faceva i montaggi, i doppiaggi di tanti film, perché non ha fatto soltanto l'ufficiale della flotta stellare con le orecchie a punta, ma era anche un regista e un bravissimo attore, non solo di fantascienza. A dire almeno altre 2 o 3 cosette, noi ve le diciamo volentieri, mentre ci state seguendo, ovvero che tutto il bacino del Lake Tahoe è servito come punto di riferimento per la famosa corsa all'oro, la vera Gold Rush della California, quindi metà dell'Ottocento, 1850-1860, moltissime persone venivano da queste parti e passavano da queste parti con la speranza appunto di trovare l'oro e quindi diventare ricchi in qualche modo. Una delle ultime cose, ovvero che a pochi chilometri da qui si sono svolte le uniche Olimpiadi invernali della zona, ben nel 1960. Queste Olimpiadi, guarda caso, erano proprio l'anno delle Olimpiadi di Roma, cioè a Roma c'erano le Olimpiadi estive, qui a Squaw Valley c'erano invece le Olimpiadi invernali, si erano appena svolte qualche mese prima, ovviamente durante l'inverno, perché ricordiamo che questo anche è un centro sciistico importantissimo a South Lake Tahoe, ma anche ovviamente a Squaw Valley. Da dire ancora che a Squaw Valley si svolsero le prime Olimpiadi, che erano diciamo in qualche modo condizionate in senso positivo dai supercomputer costruiti ad hoc dall'IBM, e che la cerimonia di apertura fu curata interamente dalla Walt Disney Company e quindi da Walt Disney in prima persona. Con questo alla Lake Tahoe speriamo di avervi dato più notizie possibili.
e speriamo soprattutto che le abbiate gradite. Vi ringraziamo di averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima occasione e continuate a seguirci su vari social, i più importanti social, sul nostro sito di riferimenti emiliabordi.it e naturalmente sul nostro canale YouTube Emilia Bordi Turismo. L'ultima raccomandazione è: venite, perché veramente ne vale la pena. Ecco, siamo costretti a riaprire il nostro video da South Lake Tahoe perché ci è appena giunta una breaking news, ovvero che in queste ultime ore un orso, sapete che qui ce ne sono davvero tanti, un orso è entrato in una gelateria e si è fatto fuori tutto il gelato alla fragola. È stato notato dai vicini di casa che hanno avvisato la polizia ed è finita bene. Forse per il gelataio no, perché oggi dovrà rifare il gelato alla fragola, ma l'orso è andato via contento e tutto è tornata la tranquillità. Di nuovo, arrivederci.